Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sulla condivisione di documenti con utenti esterni. Ho deciso di dividere questo argomento in più lezioni perché altrimenti sarebbe venuta una lezione troppo lunga. In quella precedente abbiamo visto le regole generali, ora in questa vedremo questi tre punti: la condivisione con anonimi, con utenti autenticati e l'invio del collegamento senza messaggio. In quella successiva la gestione degli accessi, compreso l'accesso ristretto al sito per utenti esterni, quindi i guest, e poi nell'ultima la raccolta documenti contabilità e l'apertura sito secondario. E quindi cominciamo con questi primi tre punti, spostiamoci su SharePoint e prima di andare a fare la condivisione, a vedere qual è il procedimento per condividere i documenti con utenti esterni, dobbiamo chiederci, come detto nella lezione precedente, se abbiamo la possibilità di fare questo, perché avevamo visto che l'amministratore o il Global Administrator potrebbero non aver previsto la possibilità di far questo per questo gruppo Office 365 a cui è legato il sito SharePoint, cioè per i membri che appartengono a questo gruppo. E quindi bisogna andare nel gruppo corsi di formazione, nel gruppo Office 365 corsi di formazione e abilitarlo alla condivisione con l'esterno. Quindi se siamo noi gli amministratori, che siamo in una ditta piccola, possiamo farlo noi direttamente, che gestiamo tutto. Se non siamo noi e se fossimo anche lo SharePoint Administrator di una ditta grossa, sicuramente ci dovremmo rivolgere all'amministratore. Quindi o siamo noi o ci dobbiamo rivolgere all'amministratore. La cosa da fare comunque è andare qui nell'interfaccia di amministrazione, team e gruppi attivi, cercare corsi di formazione, eccolo, lo apriamo, andiamo in impostazioni, di default viene la condivisione con guest nuovi ed esistenti e noi dobbiamo andare a scegliere con chiunque, altrimenti quella condivisione con tutti e anche con utenti autenticati non sarebbe possibile. Quindi scegliamo chiunque, andiamo a cliccare su salva e adesso la condivisione sarà possibile. Vediamo come si fa. Quindi vado a prendere una lista documenti, quindi entro qui in documenti e diciamo che vogliamo condividere questa cartella fatture, clienti e fornitori. Quindi abbiamo bisogno di condividere questa cartella fatture, clienti e fornitori con l'esterno. Chiaramente la condivideremo con lo studio del commercialista, con lo studio del consulente del lavoro, essenzialmente con lo studio del commercialista. Come facciamo a condividerla? Innanzitutto con utenti anonimi, quindi con quegli utenti di cui abbiamo detto non è che non conosciamo il nome, ma sono anonimi perché non entrano qui dentro una volta avvenuta la condivisione loggati con un account Microsoft, sia esso Office 365 o privato, ma entrano appunto da anonimi, non hanno un account Microsoft. Quindi andiamo adesso a vedere operativamente come si fa la condivisione. Possiamo cliccare su questa piccola freccia oppure lo stesso risultato lo possiamo ottenere cliccando su questi puntini e poi cliccando su condividi. Ci si apre questa finestra dove potremo innanzitutto andare a scrivere un messaggio che verrà recapitato a coloro che verranno invitati per la condivisione di questa cartella. E poi da questo menu a tendina possiamo andare a stabilire se le persone con cui andremo a condividere questa cartella, quindi tutti i file che si trovano al suo interno, dovranno avere soltanto il potere di visualizzare il contenuto dei file o anche di modificarlo. Diciamo che vogliamo collaborare con lo studio del commercialista e quindi diamo autorizzazione alla modifica dei file. Dopodiché entriamo tramite la rotellina in questo menu di scelta dove dovremo andare a selezionare l'opzione che in questo caso sarà tutti, quindi condividi con chiunque, non richiede l'accesso. Non richiede l'accesso a cosa? L'accesso all'account Microsoft Office 365 o privato che sia. Qui non ci sarà bisogno di fare l'accesso prima di poter entrare qui, chiunque ha il collegamento potrà vedere questo file. Quindi
gli arriverà direttamente per email il collegamento che Office 365 genererà automaticamente e quindi potranno andare a lavorare sul file. Quindi dopo aver applicato l'opzione che mi interessa, vado a cliccare su applica e qui magari vado a scrivere una email studio commercialisti @mail.com. Dopodiché, una volta aver settato tutte queste impostazioni, vado a cliccare su invia. Ecco, mi dice collegamento condiviso e quindi ora le persone a cui è stata recapitata questa mail, ora ho messo soltanto un indirizzo, ne potremmo mettere più di uno, potranno entrare in questa cartella e modificare i file. Vediamo il procedimento per gli utenti autenticati, quindi che sono coloro che dispongono di un account Microsoft. Il procedimento è lo stesso, clicchiamo qui, l'unica differenza, anche qui scriviamo un messaggio per i destinatari, l'unica differenza è che qui dentro lasciamo che può modificare, andiamo nel settaggio delle altre opzioni e qui andremo a indicare persone scelte, quindi qui in questo caso non saranno tutti perché non hanno un account Microsoft, ma siccome queste persone hanno l'account Microsoft dovranno essere delle persone scelte, quindi qui se leggiamo qui sotto c'è scritto condividi con persone specifiche che scegli all'interno o all'esterno di servizi e consulenze, usando il nome, il gruppo o l'indirizzo di posta elettronica. Quindi con persone specifiche però si intende con persone che non sono utenti anonimi. Quindi anche in questo caso andiamo a cliccare su applica, scriviamo la stessa mail, studio commercialisti @mail.com e anche in questo caso andiamo a cliccare su invia. Quindi abbiamo visto sia il caso dell'utente anonimo sia il caso dell'utente autenticato. C'è un'ultima opzione che è quella che si può utilizzare sempre cliccando su questi puntini e andando a cliccare su copia collegamento. Copia collegamento che vuol dire che io vado a copiare questo collegamento che è stato già copiato nei miei appunti e quindi lo posso andare ad incollare ovunque, in una mail, in un post di SharePoint, in un'attività di Planner, in un messaggio di Teams, è stato già copiato e qui ora devo andare a settare anche in questo caso le impostazioni. Ovviamente anche in questo caso lascerò tutti perché vado a condividere un collegamento e quindi da questo collegamento tutti potranno accedere a questa cartella. Vado a scrivere applica e adesso potrei andare per esempio, dopo aver chiuso qui, potrei andare in Outlook, il collegamento è già nel mio è già copiato nei miei appunti, quindi posso andare qui a cliccare sul nuovo messaggio, CTRL V, ecco che il collegamento è già incollato e quindi posso andare a spedire questo collegamento e chi riceverà il collegamento cliccando qui potrà accedere a quella cartella fatture clienti e fornitori che si trova all'interno del sito SharePoint corsi di formazione. Quindi abbiamo visto questo primo blocco di argomenti e ti aspetto nella prossima lezione per vederne un altro. Ciao!